Professore, oggi potremmo studiare gli articoli determinativi? Mi confondo sempre tra il, lo, la, i, gli, le. Certo, ottima scelta. Li vediamo tutti, con calma. Partiamo dal singolare. Vuoi chiedermi tu da dove iniziamo? Allora, cominciamo da il. Quando si usa esattamente? Il si usa con i nomi maschili singolari che iniziano per consonante semplice. Esempi: il cane, il libro, il tavolo, il problema, il dottore. Quindi, se una parola inizia con M, C, P, si usa sempre il? Esatto. Tutte le consonanti normali vogliono il. E allora, perché vedo anche lo? Quando lo devo usare? Lo si usa con alcune combinazioni specifiche che rendono più difficile la pronuncia. In particolare, davanti a S più consonante troviamo lo studente, lo sport, Z, lo zaino, PS, lo psicologo, GN, lo gnomo, PN, lo pneumatico, X e Y, lo xilofono, lo yogurt. Aspetti, quindi non posso dire il studente? Esatto, è un errore. Con S più consonante si usa sempre lo. Ma perché? Suona strano? Sì, suona duro. Il studente fa attrito. Lo studente scorre meglio. E se sbaglio? È grave? Non gravissimo, ma molto evidente. È uno degli errori più riconoscibili degli stranieri. Ok, passiamo al femminile. La. Quando si usa? La si usa con le parole femminili singolari che iniziano per consonante. Esempi: la casa, la scuola, la farfalla, la borsa, la bambina. Quindi la amica non si dice. Brava, hai intuito la regola successiva. Davanti a vocale, la diventa L con apostrofo. Questo mi crea confusione. L con apostrofo vale per maschile e femminile? Sì, sempre davanti a vocale. Esempi: l'amico, l'amica, l'idea, l'orologio, l'autobus. Quindi la regola è semplice. Con la vocale uso sempre L con apostrofo. Quasi sempre. Vale solo per maschile e femminile al singolare. Solo al singolare. Quindi al plurale non posso dire l'amiche? Esatto, è un errore molto frequente. Al plurale non esiste la apostrofato. Bene. Ora, come si formano i plurali? Parto da il, diventa i, giusto? Perfetto. Il diventa i. Esempi: il libro, i libri, il cane, i cani, il ragazzo, i ragazzi. Ho visto tante persone dire i studenti. È sbagliato? Sì, ed è molto comune. Non si usa i davanti a S più consonante. In quel caso serve gli. Quindi gli è il plurale sia di lo che di L con apostrofo? Maschile? Esatto. Esempi: lo studente, gli studenti, lo zaino, gli zaini, l'amico, gli amici, l'orologio, gli orologi. E non posso dire i amici? Inizia con vocale. Perché al plurale maschile la vocale maschile richiede gli, non i. Quindi gli amici, gli alberi, gli uomini? Bravissima! Adesso il femminile. Il plurale è sempre le? Sì, le è il plurale sia di la apostrofato femminile. Esempi: la casa, le case, l'amica, le amiche, l'idea, le idee, la scuola, le scuole. E non esiste l'amiche, le idee? Esatto, mai apostrofare al plurale. E davanti alla lettera H devo considerarla consonante o vocale? In italiano la lettera H è muta, quindi conta la vocale dopo. L'hotel, l'hobby, l'hip hop.
E per la vocale U, è sempre vocale? Sì. L'uomo, gli uomini. L'uva, le uve. Le parole straniere seguono la stessa regola? Sì, perché contano le lettere e i suoni iniziali. Per esempio, lo yogurt, lo xilofono, gli yacht, gli xilofoni. Bene, ora ti propongo un esercizio più completo. Useremo una sola volta ogni articolo, ma passeremo per tutte le situazioni possibili. Pronta? Prontissima. Che articolo usi con la parola tavolo? Il tavolo. Perfetto. Che articolo usi con la parola sciatore? Lo sciatore. Esatto. Che articolo usi con la parola strada? La strada. Benissimo. E con la parola uomo? L'uomo. Perfetto. E con la parola amica? L'amica. Corretto. Che articolo usi con la parola computer, plurale? I computer. Ottimo. Che articolo usi con la parola psychology? Gli psicologi. Bravissima. E dimmi che articolo useresti con hotel? Direi l'hotel, perché la H non conta. Esattissimo. E con xilofono al singolare? Sarebbe lo xilofono, vero? Perfetto. La X vale come consonante difficile. E con yogurt? Anche qui lo yogurt. Corretto. E se dico whisky? Penso il whisky, perché si comporta come consonante normale. Bravissima. E con karaoke? Il karaoke. Esattamente. E con la parola gnomo? Lo gnomo. Perfetto. E con pneumatico? Lo pneumatico. Esattissimo. Adesso mi è molto più chiaro. Prima mi sembrava impossibile, soprattutto gli, ma ora capisco la logica. Hai fatto domande molto intelligenti. Gli articoli determinativi sembrano difficili, ma con la pratica diventano naturali. Grazie, professore. Per continuare ad esercitarmi per conto mio, cosa mi consiglia? Anche per gli articoli determinativi, ti consiglio di visitare il sito web italianoinlinea.com, dove troverai molto materiale interattivo completamente gratuito sugli articoli determinativi ed anche su altri argomenti. Grazie mille, professore. Anche la lezione di oggi è stata molto interessante. Arrivederci. Arrivederci alla prossima lezione. Se ti piacciono questi video, aiuta il canale a crescere, iscrivendoti e dando mi piace ai video.